Siamo con lo chef Gennaro Esposito presso il suo ristorante a Vico Equense. Innanzitutto volevamo ringraziarla per averci concesso questa intervista per i canali della memoria. Ecco, proprio in alcune sue interviste lei dice che da piccolo Gino salava sempre tra i fornelli della cucina di sua madre. Ci racconta un po' quei momenti? Ma la cucina è senz'altro il centro, il cuore pulsante anche della casa, quindi sicuramente la mia memoria mi porta a questi piacevoli ricordi tra i profumi e la manualità di mia madre che cucinava, ma penso come tutti noi, tutti i bambini, è successa un po' la stessa cosa. E magari con qualche mia domanda, mia curiosità, con le sue spiegazioni sempre molto appassionate, che mia madre è una persona molto appassionata anche ai prodotti, essendo stata una bracciante agricola, è una persona molto legata alle caratteristiche delle singole produzioni, soprattutto verdure, oli, cose diciamo che vengono direttamente dalla sua esperienza. Quindi mi raccontava qualche aneddoto su qualche varietà di verdura o su come l'avrebbe preparato, su qualche ricetta che comunque lei faceva anche da ragazza quando le capitava di cucinare a tutta una serie di persone che andavano a lavorare la terra, quindi bisognava cucinare in modo saporito, buono ma anche concreto. Diciamo questa concretezza è un po' il dono che mi porta appresso da mia madre, perché trovo tanta concretezza sempre in ogni mia ricetta, che è una cosa a cui tengo moltissimo, cioè mi piace la creatività, mi piace l'innovazione, mi piace la tradizione, mi piace sentire un po' di memoria in tutte le ricette, però mi piace che il piatto possa essere anche concreto, bello, dritto, col suo carattere, la sua missione, che è un po' quella di soddisfare, di rallegrare, di portare gioia insomma sulla tavola. E quindi nelle cucine si svolgeva la maggior parte della vita delle comunità di un tempo, e io anche da bambino ci trascorrevo molto tempo, magari in qualche misura cercavo di aiutare lei a lavorare. E sicuramente nei miei piatti c'è tanta memoria, c'è tanti ricordi. C'è qualche profumo che usciva da quella cucina che ormai non sente più? Ma adesso per me la cucina è diventata un lavoro, conserva sempre una parte romantica molto bella, legata appunto a quei racconti, ma legata anche all'origine dei prodotti, all'origine di alcune ricette, però il lavoro rende tutto un po' più scientifico, un pochino più freddo tante volte per certi aspetti. Però chi cresce nel Mediterraneo porta con sé in maniera innata il calore delle ricette, il calore della cucina, che è un calore fatto da un mix di cose che sono senz'altro i colori, che sono molto importanti perché esprimono allegria, esprimono gioia e soprattutto danno una ulteriore nota di appetibilità al piatto. Poi vengono sicuramente una serie di altre cose in ordine sparso, consistenze, fragranze, acidità, freschezze, e quindi è una cucina che partendo anche dal romanticismo dei ricordi riesce a tenere in sé alcuni tratti, quindi non ci sono cose che rimpiango in modo particolare, Invece qualche piatto? perché per fortuna le ricette lo tengono ben strette queste cose. I piatti, beh, ma ci sono dei piatti che non mangerai mai più, ma magari non perché non sono buoni come erano in quel tempo, ma perché è tutto il contesto, è tutto l'insieme che non tornerà mai più. E quindi è bello che certi ricordi possano rimanere tali, possano rimanere piacevoli, come una specie di rifugio quando piove, no? Una specie di tettoia. Il ricordo è bello proprio perché rappresenta un riferimento in quel tempo, in quel momento,
e di quel sapore là, nel caso dei sapori. È una bella emozione, tuttavia, il ricordo. Sicuramente mi capita di tornare a mangiare qualche volta a casa di mia madre, anche per farle succedere certe cose, no? Per far evocare, rievocare certi ricordi, però è diversamente bello, ma non è la stessa cosa. C'è qualche piatto che mangia ancora volentieri a casa di sua madre? Ma mia madre è rimasta una straordinaria cuoca della semplicità, cioè di quattro verdure e un filo d'olio, cioè riesce col poco a costruire una ricetta interessante. Mia madre ha una visione della cucina legata al suo tempo, alla sua educazione, alla sua comunità, però il cibo dei nostri genitori è senz'altro il riferimento più sicuro e più salubre che possiamo trovare. Oggi c'è una continua lotta tra innovazione e tradizione. Lei cosa predilige e cosa pensa delle materie prime del nostro territorio? Ma diciamo che le lotte sono quasi mai utili. Qualche volta conviene fare una lotta per affermare certe cose, ma nella cucina io penso che la vera innovazione facciamo fatica a individuarla, a riconoscerla, perché siamo una comunità, noi italiani, molto legata alle nostre origini, alle nostre tradizioni. Accettiamo le innovazioni, ma solo quando sono veramente portatrici di nuovo nel senso intellettuale del termine. In cucina io penso succede poco di innovazione, veramente di innovazione. C'è una sete di novità, c'è una voglia di nuovo continuamente a tutti i costi, però alla fine le ricette che veramente fanno vibrare le corde delle emozioni sono sempre quelle che riescono a mettere insieme, insomma a porre una specie di armistizio da questa lotta tra innovazione e tradizione, perché secondo me l'innovazione è veramente tale quando riesce proprio a entrare anche nelle case della gente, che non rimane solo un esercizio di stile in mano a qualche cuoco, no? Perché poi quella non è mai vera innovazione, sono dei casi, è diverso. La cucina deve avere questa forza di gravità, cioè deve partire da un punto e poi abbracciare tutte le case, tutto il quotidiano, allora è veramente un'innovazione. Invece cosa pensa delle materie prime del nostro territorio? Ma penso che sicuramente dal punto di vista geografico, climatico, noi abbiamo un territorio molto particolare ed alcune cose sono sicuramente uniche, straordinarie. La lista è lunga, per fortuna, cioè chi nasce cuoco in Campania secondo me è una persona fortunata. Adesso tutte queste cose con questa forte caratterizzazione stanno avendo un momento di grande trasformazione, sono a un bivio, c'è una generazione che fino a questo momento le ha portate avanti e una nuova generazione che fa fatica ad accettare la dura legge della campagna, delle coltivazioni, del sacrificio, dell'aspettare e soprattutto anche del rischio, perché ci dimentichiamo che tutte queste coltivazioni sono soggette a clima, a mutazioni di mille modi, quindi non è un lavoro sicuro, non è un lavoro tranquillo ed è anche un lavoro molto pesante. Pensiamo che proprio in questi giorni si stimano i danni dell'agricoltura in diversi migliaia di milioni di euro, quindi parliamo di cambiamenti dell'economia di alcune centinaia di famiglie, quindi insomma non si scherza e quindi penso che il futuro di queste produzioni è seriamente messo a rischio anche dai cambiamenti climatici che sono sempre lì, che si susseguono.
Speriamo che i giovani possano vedere nell'agricoltura uno sbocco, una prospettiva, perché in fondo il vino ha beneficiato di questo, forse perché ha più fascino, forse perché c'è un'economia diversa, però la stessa cosa sicuramente succederà per la melannucca, per il cipolotto nocerino, per la cipolla di Mondoro, per il fagiolo di Condrone, cioè per tutta una serie di prodotti che saranno sempre più rari e sempre più preziosi. Ed è stata meravigliosa perché per la prima volta i cuochi non cucinavano tutti quanti le stesse cose, ognuno faceva la sua cucina, ognuno raccontava gli angoli del suo territorio a modo proprio, secondo le sue esperienze, e quindi è venuto fuori un enorme itinerario gastronomico, tutto a favore degli appassionati del settore. E quindi oggi l'Italia è un posto dove senz'altro da nord a sud hai possibilità di fare una bella esperienza gastronomica per tutte le tasche e per tutte le teste in un certo senso. Quindi questo è stato il risultato di quella rivoluzione e quindi la vera creatività secondo me è stata espressa in questo modo, perché si è cristallizzata nelle abitudini delle persone. Cioè vediamo che oggi la frequenza delle persone al ristorante è più alta rispetto a un tempo, le opportunità ai diversi prezzi, le diverse fasce di prezzo sono migliorate, sono più varie e sono più interessanti. Certamente mangiare bene, mangiare benissimo non è facile, questo bisogna dirlo, però c'è comunque tanto più impegno e tanta più consapevolezza. Cosa si aspetta dal futuro a livello di questi prodotti tipici? No, io mi aspetto che sicuramente la cucina continuerà ad essere raccontata in questo stile della diversità tra noi chef, che nel piatto finiranno sempre di più le sensazioni, le esperienze, le visioni personali dei singoli chef. Questo devo dire è una cosa che sta continuando a succedere in maniera molto interessante. E soprattutto è stato interessante accogliere nella cucina o nelle altre cucine cuochi, chef che non hanno fatto un percorso, diciamo così, convenzionale, cioè persone che sono arrivate in cucina da altre esperienze e soprattutto anche persone autodidatte che però hanno portato visioni e punti di vista tante volte molto interessanti, proprio perché non condizionati da una certa educazione, da un certo percorso standard, diciamo così, quindi delle innovazioni inaspettate, dei punti di vista molto diversi. I prodotti tipici avranno senz'altro sempre di più un ruolo centrale, e soprattutto in Italia, dove noi riusciamo a fare cucina con patate, fagioli, con cose molto semplici, quindi secondo me anche la semplicità troverà sempre più spazio. Mi viene sempre in mente quel parallelismo con la moda, quando Coco Chanel disse: tu quando sei pronto per uscire guardati allo specchio e togli qualcosa, a questo punto sarai pronto, cioè nel senso che l'eleganza, il successo di un piatto non è mai del troppo, magari è del togliere, non è del mettere. Ecco, questa è la cosa che mi colpisce di più come riflessione, perché è riuscire a nobilitare, a sublimare quelle materie prime con gesti semplici, competenti e soprattutto senza strafare.